Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Perché un'altra televisione diversa è impossibile! Genio! Lo dice René Ferretti alla fine della terza stagione di Boris davanti alla sua troupe, e in quella frase, pronunciata nel 2010, c'è già scritta tutta la parabola della serie, fino al suo ultimo finale nel 2022. C'è la resa di un regista che ha provato a fare bene e non gli è riuscito, c'è la diagnosi di un paese che ha smesso di crederci, e c'è il punto esatto in cui Boris, dopo aver detto tutto quello che doveva dire, comincia a non avere più nulla da aggiungere. Però per 15 anni quasi nessuno se n'è accorto. Boris non è mai stata semplicemente una serie sulla televisione italiana di merda, Viva la merda! bensì è stata una serie che ha inventato un linguaggio, che ha fotografato un paese intero, che all'epoca fu salvata dalla pirateria e poi consacrata come serie di culto dalla pandemia, e che si è chiusa nel 2022 con una quarta stagione che è insieme un omaggio ma anche un sintomo di stanchezza. Quindi la tesi di questo video è che il declino di Boris non è arrivato con la quarta stagione, ma che era già scritto dentro l'ascesa, dentro la perfezione con cui la terza stagione aveva chiuso il cerchio. Per capire perché Boris ha fatto quello che ha fatto, bisogna ricordarsi prima di tutto cosa c'era nel 2007. La televisione italiana di quegli anni era dominata dalle fiction generaliste. Rai e Mediaset sfornavano serie dall'estetica sempre uguale, con la fotografia sovraesposta, che da lì a poco Boris avrebbe trasformato in materia di satira, con attori che recitavano come in un fotoromanzo, con sceneggiature che prendevano lo spettatore per ebete. Un medico in famiglia, Elisa di Rivombrosa, Incantesimo, Capri, Il bello delle donne, Un posto al sole, prodotti che piacevano agli anziani e alle casalinghe e che macinavano ascolti, ma che non avevano nessuna intenzione di diventare qualcosa di diverso. Berlusconi era presidente del Consiglio, il proprietario delle 3 reti private più viste del paese, a guida del governo. La televisione non era un settore tra gli altri, ma era il vero centro del potere. Mi ho detto, sto Conte è un personaggio che cambia, vedrai che è cattivo, ma poi diventa buono. Sto Conte si trasforma, sto Conte è una sinfonia, questo Conte questo, e invece sto Conte, sto cazzo. Lo posso dire, padre, sto cazzo. In questo contesto le serie comiche italiane non esistevano. Sì, c'era Camera Caffè, che però era un format francese adattato. Il resto era cabaret, sketch, cinepanettoni. In Italia una comedy scritta, corale, basata sui personaggi e con il ritmo di una sitcom americana e la ferocia della satira, in Italia non c'era mai stata. Poi però arrivano 3 sceneggiatori: Mattia Torre, Luca Vendruscolo e Giacomo Cerrapico. Loro si erano formati nel teatro romano degli anni 90, avevano scritto insieme già vari pezzi, avevano fatto cinema indipendente, per esempio fecero Piovono mucche del 2002, che vinse anche un premio Solinas per la sceneggiatura. Per campare però avevano dovuto fare per anni i dialoghisti delle fiction italiane, cioè quasi l'ultima ruota del carro della sceneggiatura televisiva, quello che riceve un copione scritto male e cerca di rendere le battute un pochino meno imbarazzanti. E Boris nasce proprio da lì, dalla rabbia di aver dovuto firmare cose brutte per pagare l'affitto. Ma come fa a passare dal Macbeth a Nonno Alberto degli Occhi del Cuore 2? Tra i due c'è una cosa chiamata mutuo. Quindi loro avevano visto dall'interno come funzionava il meccanismo e avevano capito che il meccanismo funzionava male apposta. Nel 2005 Lorenzo Mieli, produttore della Wilder, propone loro una serie sul dietro le quinte di una fiction e loro dicono: ok, sì, ma la facciamo a modo nostro, spietato. La serie doveva chiamarsi Sampras, in omaggio al tennista, ma la Rai aveva i diritti del tennis e quindi hanno dovuto cambiare nome e l'hanno chiamata Boris, per alludere a Boris Becker. E poi Boris è diventato il pesciolino rosso che René porta su ogni set, ma in origine era appunto un tennista tedesco. Per documentarsi sui set veri, Vendruscolo si è addirittura infiltrato sotto mentite spoglie e ha scoperto una cosa fondamentale, che il personaggio di Duccio non se lo stavano inventando. Duccio esisteva davvero, Biascica esisteva davvero. Il regista che porta a casa la giornata a qualunque costo, come René Ferretti fa, esisteva davvero. Boris li stava soltanto raccogliendo e raggruppando in un unico prodotto. Scusi, sa dov'è il regista? Il regista sa dov'è? Ma vattela a fanculo. E poi successe una cosa che in Italia non era mai successa e che dopo probabilmente non è neanche più successa. Fox, una volta approvato il progetto, ha detto agli sceneggiatori: fate quello che vi pare, basta che portiamo gli ascolti. Insomma, non ci fu
un editor di rete, non ci furono note di produzione, gli sceneggiatori avevano una libertà totale e questa roba non capitava e non capita, ed è forse alla base dei motivi per cui Boris è diventato Boris. Tra l'altro il cast, quasi tutto il cast, fu scelto con dei provini veri e già questa era una rivoluzione per la TV italiana del 2007. Boris nasce da quell'istante di distrazione del sistema. Il 16 aprile del 2007 su Fox va in onda la prima puntata e il titolo è Il mio primo giorno. È un omaggio a Scrubs che apre nello stesso identico modo. Scrubs è poi anche uno dei modelli dichiarati di Boris. Comedy corale, novellino che entra in un mondo assurdo, il collega cinico che lo accoglie bruttomuso, solo che invece dell'ospedale qui abbiamo il set di una fiction italiana di merda. E lo stagista ovviamente non è un medico, ma è uno schiavo sottopagato, di nome Alessandro. Lui è letteralmente lo sguardo di noi spettatori all'interno di quel mondo. Ed è proprio nella prima puntata che succede la scena che pianta tutti i semi della serie. Duccio, il direttore della fotografia, gli chiede: Ti è piaciuta la fotografia? allora Alessandro prova ad essere educato. Molto. Non capisci un cazzo. Duccio lo interrompe e gli spiega che la fotografia fa schifo. La fotografia fa schifo. Lo sai perché fa schifo? Perché lo vogliono loro. Non per incompetenza, ma per volontà. La rete la vuole brutta. Nella fiction la fotografia non deve essere più bella di quella della pubblicità, se no la gente cambia canale. Hanno pensato a tutto. Quindi in una scena Boris stabilisce la sua tesi. La bruttezza della televisione italiana non è un incidente, ma è una scelta industriale e non è colpa di chi la fa. La prima stagione si muove poi in maniera antologica. Ventruscolo lo ha più volte detto. Stavano cercando di coprire tutti i temi possibili nel sospetto che una seconda stagione non ci sarebbe stata. Quindi ogni puntata affronta un problema del set. La scena dell'aborto, cambiatela. Ah, perché ha letto nei giornali, ma il solito polverone destinato a finire in pochi giorni. Corinna non può essere favorevole all'aborto, non se ne parla proprio, René. La trama orizzontale c'è, ma è molto leggera. Prende più forma, un microcosmo, una sorta di ambiente. Ma soprattutto prende forma un linguaggio, perché Boris non si limita a raccontare il mondo della fiction, ma letteralmente ne inventa il lessico. Smarmella. Apri tutto. A cazzo di cane. Chiudi la scena su lui basito. Che hai fatto? F4, va in automatico. La cagna maledetta, salutamela, un sacco! Ma che dici? Quale cagna? A me non risulta che qualcuno la chiamasse così. Parole che sui set prima del 2007, lo so che può sembrare strano, ma non si dicevano, o perlomeno non così. E Vendruscolo, uno dei 3 sceneggiatori, lo ha confermato. Queste espressioni non erano un ricalco dello slang tecnico, erano invenzioni dei 3 sceneggiatori in sceneggiatura. E oggi, quasi 20 anni dopo, chi lavora sui set italiani le usa davvero, un po' come se fossero sempre esistite. Ma è Pedro Benitez! Signori. Lo scalatore delle Ande! Ma sei veramente tu? Ma che ci fai qui? Ragazzi, non drogatevi. Ho perso la corsa della vita a causa di quella robaccia. Grazie Pedro. Grazie. Che lezione di vita. Che forza. Stop! Buona! Boris quindi non ha fotografato un gergo che c'era, ma ne ha creato uno che non c'era e lo ha installato nel mondo reale per farvi capire l'impatto che ha avuto questa serie. Il paragone lo possiamo fare con Lo squalo di Spielberg. Quando nel film il marinaio vede per la prima volta la pinna dell'animale, non dice siamo fottuti, non dice è enorme, ma dice ci serve una barca più grossa. You're gonna need a bigger boat. E da quel giorno in America si dice "We need a bigger boat" quando una situazione sfugge di mano. Boris ha fatto la stessa cosa ma in Italia, su scala industriale letteralmente, ma non con una frase, con più termini. E questo è il primo tratto della sua grandezza, ma è anche il primo che andrà perso 15 anni dopo. Prendiamo un momento nell'11ª puntata, l'episodio si chiama Exit Strategy ed è scritto e diretto da Vendruscolo. Questo è un episodio in cui la serie si concede una cosa un po' diversa da tutto il resto. La storia è questa: mentre la troupe sta girando un episodio degli Occhi del Cuore, René di nascosto gira un altro film, un piccolo cortometraggio suo. Si apparta con Alessandro, Lorenzo, Biasci, Carianna e dirige un cortometraggio. Si chiama La formica rossa, dedicato ad Arthur Ashe, il tennista nero morto di AIDS. Come sta andando il corto sulla formica? Il
pretesto ufficiale è ottenere un finanziamento europeo da 60.000 euro. La sostanza però è completamente un'altra. Leggi la voce off, che voglio sentire come suona. Il corto dura pochi minuti e mostra una formica rossa che attraversa un tavolo durante una partita a scopa. Sopra la formica c'è una voice-over, la voce di Pannofino, che legge versi di una poesia di Jorge Luis Borges. La formica rossa è tutto quello che Boris non sembrerebbe essere. È poesia, è bellezza, è il regista di una fiction di merda che nel ritaglio di tempo e rubando i mezzi della produzione, che lo deprime sostanzialmente, dimostra di essere ancora capace di fare qualcosa di bello. È il primo segnale che dentro René Ferretti non c'è soltanto cinismo, ma c'è una vera passione per il suo lavoro. Certo, modificata dal sistema in cui si trova, ma esiste, è lì. E teniamolo a mente questo meccanismo, cioè René che ruba i mezzi della produzione di merda per fare qualcosa di vero, di bello, di buono, perché ci torneremo dopo. Il paradosso però è che mentre tutto questo accadeva, nessuno lo stava guardando. Gli ascolti della prima stagione su Fox furono però all'epoca modesti. È stato il... È stato il... No, non posso dirlo, mi dispiace, non posso. Stop! La serie andava in onda su un canale satellitare a pagamento, quindi la platea già di base era ristretta, ma anche dentro quella platea Boris non sfondava. A salvarla fu la pirateria. Ce lo dice Marta Bertolini, ai tempi executive di Fox Italia. Boris su Fox lo guardava veramente poca gente, è diventato poi di culto grazie al passaparola e alla pirateria. I giovani, che l'abbonamento di Sky non se lo potevano permettere, scaricavano Boris da Emule, da torrent, e se lo guardavano tranquillamente a casa, lo commentavano nei forum e lo passavano agli amici. Quindi una serie che denunciava un sistema industriale chiuso è stata salvata dalla distribuzione illegale. Poi negli anni successivi sarebbe arrivata anche in chiaro, prima su Cielo nel 2009, poi su Rai 3 nel 2011, intercettando ogni volta una nuova generazione di spettatori. Però in quel momento, nel 2007, Boris era ancora una cosa di nicchia, però dentro Fox era comunque considerata un qualcosa che meritava una seconda stagione. Ma che contratti? Passione, ci vuole passione. E infatti nel 2008 arriva Boris 2. Fox ha capito che la serie funziona, quindi le dà un po' più di budget, le toglie un po' più di paura. La nota più sorprendente che la rete dà agli sceneggiatori riguarda Duccio. Nella prima stagione si vedeva poco quanto lui sniffava cocaina, cioè proprio non si vedeva la cocaina. Vendruscolo non era nemmeno sicuro che il pubblico capisse quindi cosa stesse facendo, anche se, oddio, secondo me è abbastanza chiaro. Però nella seconda stagione la rete, la Fox, gli dice esattamente questo, gli dice mettete più cocaina possibile. Senti, ma quanto hai pensato nella roulotte? Tantissimo. È un dettaglio piccolo, ma rivelatore di come Boris fosse percepito dentro Fox come un esperimento da spingere. Quindi la seconda stagione si apre con una doppia puntata in Africa. Oddio, in Africa, nel parcheggio del teatro di Posa, dove devono girare questa scena, insomma, per togliere di mezzo il personaggio di Corinna dalla serie Gli occhi del cuore. Io non sento l'Africa! In questa stagione entra anche in scena Mariano Giusti, il conte cattivo degli occhi del cuore, interpretato qui da Corrado Guzzanti. Mariano è ossessionato dal pacchetto azionario, dai toscani, da un linguaggio nobile e folle che inventa man mano che parla. Qua siamo in due, mi sembra che è l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni, sono sempre io, la stessa persona che poi prima o poi ti menerà. Guzzanti sul set è una bomba, improvvisa, aggiunge battute, crea personaggi in corsa. E l'esempio più famoso è quando bisognava decidere chi interpretasse padre Frediani e Guzzanti si offre di farlo lui. Truccato certo per non essere riconoscibile, però lo fa lui. Prete con un nasone finto, i capelli strani, e questo personaggio diventa una delle creazioni comiche più alte della serie. Posso dire cazzo? Dici, Ecco, mi sono rotto il cazzo. Ma il vero salto di livello della seconda stagione è un altro. Boris smette di parlare soltanto di televisione e comincia a parlare dell'Italia, le raccomandazioni politiche, i favori, le elezioni, che decidono perfino chi deve morire nelle fiction. Nella puntata dell'attentato alla clinica, la rete dice esplicitamente a René che il colpevole non può più essere un personaggio gay, se vince la sinistra, e viceversa. Quando Lopez chiede a René chi ha sparato al conte, la risposta è fantastica. Gli exit poll.
Cioè, aspettiamo che ha vinto le elezioni. E in una battuta Boris quindi sta fotografando un paese in cui le sceneggiature delle fiction si decidono sui sondaggi elettorali. Si registra un lieve apprezzamento per la Lega, di cui però sarebbe folle non tenere conto. La satira quindi non è più verticale, non è più la troupe contro la rete, ma è sistemica. È il paese intero che si specchia dentro un set. E alla fine della seconda stagione succede una cosa che conta per tutto il resto. René, esausto, si dimette, lascia gli occhi del cuore. Io oramai ho preso una decisione irrevocabile. Questa è l'ultima scena che giro per Occhi del Cuore. Perché lui vuole credere che un'altra televisione sia possibile e 2 anni dopo racconterà esattamente cosa succede a chi ci crede davvero. E arriviamo quindi a parlare della terza stagione. René qui accetta di dirigere Medical Dimension, una serie che dovrebbe essere rivoluzionaria, innovativa, americana, una cosa diversa da tutta la monnezza che si fa in Italia. La rete gli promette piena libertà, quindi lui sceglie il cast, sceglie il tono, ci mette l'anima nella serie. La protagonista femminile sarà poi una giovane attrice chiamata Fabiana, che scopriremo essere sua figlia. E lei è brava, cavolo, rispetto agli attori con cui ha avuto a che fare prima. Infatti già nel primo giorno di riprese si vede la differenza con Gli Occhi del Cuore. La troupe ovviamente è abituata a girare ciecamente, e quindi quando René rifà una scena perché non gli piace, invece che darla buona, scoppia un applauso. Non avevano mai visto un regista farlo prima, non sono abituati. Che hai detto, René? Lo so, signori, non l'avete mai sentita questa parola. Scarto. Chiamano anche un consulente medico, una specie di Saviano della sanità, dicono loro, che poi, vabbè, alla fine è un sociopatico e verrà quindi cacciato dal set. Prendete sto stronzo e portatelo via e non lo voglio più vedere, chiaro? Però, per far capire appunto il livello del set, c'è un consulente di qualcosa. Porca miseria, ci sono i soldi qua, si vuole fare la qualità. Tu oggi hai girato 12 secondi, praticamente la media di Kubrick. Io ho già finito i soldi di tutta la settimana. A un certo punto c'è pure il cameo di Paolo Sorrentino, che interpreta se stesso, perché interpreta se stesso e lì nella scena deve andare a reclutare Fabiana per il suo nuovo film. Giallo, tutto giallo facciamo la parete. Giallo. Se non c'è il giallo, ocra. Ocra è molto meglio, Monica, sei un grande! Quindi per una volta c'è la sensazione che le cose possano funzionare davvero, però ovviamente non funzionano. La terza stagione di Boris è quasi interamente costruita per spiegare perché non funzionano, e lo fa attraverso 3 momenti che vale la pena chiamare per nome in ordine. Il primo è la fotografia di Lorenzo, il famigerato schiavo di fotografia delle prime 2 stagioni, quello pecchiato e mortificato da tutti. Viene promosso operatore grazie a uno zio senatore appena eletto che lo rende quindi intoccabile sul set. In una giornata in cui Duccio è assente, Lorenzo lo sostituisce e fa lui le inquadrature alla fotografia, e le fa molto bene, fin troppo bene, finché poi non arriva il momento di smetterla con la qualità, perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo, quando René si rende conto che questo Medical Dimension è in realtà tutta una truffa, e quindi chiede a Duccio di fare la sua fotografia. Basta con la fotografia da fighetto di sto stronzo, capito? Io voglio la roba tua, un tanto al chilo, hai capito? La roba tua di una volta, voglio che apri tutto, voglio che smarmelli. Quella brutta, quella apri tutto, quella smarmellata. E quindi Duccio. Hai capito che cosa ha detto René? Che la tua fotografia fa schifo. Io ti volevo dare una possibilità, ma tu non l'hai saputa cogliere. Perché hai voluto fare una fotografia politica, ignaro del fatto che i muri sono caduti. Adesso è tornato il tempo di aprire tutto. Vale la pena quindi fermarsi un attimo qui, perché in 30 secondi Boris condensa una diagnosi che vale per tutto il paese Italia. La fotografia politica è la fotografia che ha un punto di vista, che prende posizione, che vuole significare qualcosa. Era roba degli anni della passione, degli anni in cui esisteva un muro e quindi una scelta da fare. Ma quando i muri cadono, e Duccio lo dice con riferimento storico esplicito al 1989, quindi alla fine delle ideologie, alla fine del Novecento, al muro di Berlino, quando quindi il muro cade, cadono anche le ragioni per cui qualcuno avrebbe dovuto continuare a farlo. Resta solo apri tutto, smarmellare, consegnare la propria competenza al cinismo. Lorenzo qui non sta facendo una fotografia bella perché è bello, la sta facendo perché crede ancora in qualcosa, crede di poter diventare qualcuno, crede di poter essere riconosciuto, e Duccio gli sta spiegando che è un illuso, che il mondo che giustificava quella fede è finito. Chi ti chiede ancora di fare bene è un nostalgico, e tu devi solo decidere se restare con lui e perdere
fare o accettare la merda e lavorare. E Boris fa sempre così, le frasi più alte le mette in bocca ai personaggi più bassi. Un cocainomane, in 30 secondi fa una diagnosi sociologica sulla fine della passione politica italiana. Il secondo momento, quello che chiude veramente Medical Dimension, è la rivelazione di Lopez. Lopez, il delegato di Rete, dà appuntamento a René ai Fori Imperiali e gli rivela appunto la verità, l'abbiamo anticipato, l'ho detto poco fa. Medical Dimension non era pensata per riuscire, ma anzi era pensata per fallire. Il senso dell'operazione, dice, è dimostrare a tutto il comparto della televisione nazionale, dalla Rete ai produttori, ai giornalisti, agli investitori pubblicitari, che in Italia oggi una fiction diversa non solo non è possibile, ma non è nemmeno augurabile. E quando René prova a dire che magari la si vuole fare per un pubblico, per un nuovo pubblico, Lopez, ridendo, gli dice che la fiction un suo pubblico ce l'ha già, e quindi questo Medical Dimension, per essere sicuri che nessuno lo veda, che quindi vada male, senza ovviamente sembrare fatto apposta, viene programmato contro la finale di Champions League. Non la vuole nessuno una fiction diversa. Tu ti rendi conto cosa succederebbe se veramente qualcuno facesse una fiction più moderna? Ma tutto un intero sistema industriale, ma fondamentale per il nostro paese. Di colpo, così da un giorno all'altro, doveva chiudere, caput! Quindi la sconfitta è progettata a tavolino. Chi è che si mette a guardare Medical Dimension in Italia quando c'è la finale di Champions? Certo, forse io, perché a me di calcio frega un cazzo, però sono l'eccezione. Pezzi di merda! Pezzi di merda! Ma chi è? Figli di puttana! Faghetti! Grande Faghetti! Dai la cima a questo stronzo! E poi c'è il momento della locura. E questo è il pezzo più importante della stagione. Abbiamo uno dei 3 sceneggiatori televisivi, quello interpretato da Valerio Prea, che pronuncia la diagnosi conclusiva sulla televisione italiana. E dietro di essa possiamo dire sull'Italia intera. In Rete, racconta Prea, considerano Gli Occhi del Cuore acqua passata. Vogliono qualcosa di nuovo, ma non vogliono davvero il futuro. Non si fidano del futuro. Serve un qualche cazzo di futuro. Quello che vogliono è la locura, la pazzia. Io parlo della locura, René. La locura. La pazzia, che cazzo, René? La cerveza, la tradizione. O merda, come la chiami tu? Ma con una bella spruzzata di pazzia. Il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore, di paillette. In una parola, Platinette. Perché Platinette, hai capito? Ci assolve da tutti i nostri mali, da tutte le nostre malefatte. Sono cattolico, ma sono giovane e vitale perché mi divertono le minchiate del sabato sera. È vero o no? Perché sto dormendo. Ci fa sentire la coscienza a posto, Platinette. Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte. E questo che devi fare tu. Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte. La locura è quindi il ritratto perfetto della nuova Italia, un paese che blatera di futuro senza sapere di cosa parla, che vuole sembrare moderno restando profondamente conservatore, che si nasconde dietro a una scintilla di colore per non guardare il buio che ha intorno. Boris esce nel pieno del berlusconismo e va in onda mentre il proprietario di metà delle televisioni italiane è al governo. E quando attraverso il monologo di Aprea descrive la formula della TV italiana del decennio successivo, tradizione più una spruzzata di pazzia, conservatorismo travestito da simpatia, musichette mentre fuori c'è la morte, sta facendo una previsione che andrà ben oltre la televisione, quella che sarebbe stata la formula con cui l'Italia degli anni successivi avrebbe gestito un po' il tutto. La politica, il dibattito pubblico, il modo di non guardare i propri problemi. Boris stava già descrivendo i 15 anni che sarebbero venuti. Per applicare la locura agli Occhi del Cuore 3, gli sceneggiatori inventano una scena musical. Stanis, Cristina, Karin che cantano e ballano sulle note di 3 parole di Valeria Rossi. Questo era un omaggio a Tutti pazzi per amore, la fiction Rai che proprio nel 2010 stava macinando un sacco di ascolti. Però per montare questa scena non hanno abbastanza girato e non c'è il tempo di girare altro perché la produzione deve chiudere. Medical Dimension è chiusa, caput, e Alessandro propone a René di riciclare del girato precedente. Dagli Occhi del Cuore, mischiato al girato di Medical Dimension, costruendoci sopra la storia del gemello cattivo del protagonista. La stessa scena, lo stesso identico girato può essere qualità in una serie e merda in un'altra. Cambia solo cosa ci si racconta sopra. E nell'ultimo episodio René, sconfitto, smascherato e costretto a riciclare il suo sogno, trasformandolo nel suo incubo, fa l'annuncio definitivo. Davanti alla sua troupe, facendo il ciacchista, esce con la frase che diventerà il monumento della serie. Occhi del Cuore 3, 1 bis prima. Sì, signori.
Avete capito bene? Occhi del Cuore 3. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Un'altra televisione diversa, è impossibile! Genio! Viva la merda! 6 mesi dopo, René e Duccio fanno le guardie forestali in Abruzzo. Il dottor Cane, per caso, mette mano al DVD del pilota di Occhi del Cuore 3, che è quello che hanno girato con La Locura, lo guarda, lo ama. Ha capito una cosa fondamentale e lo dice a Lopez: la televisione in questo paese deve dare quel senso, peraltro un po' irreale, di tradizione, ma deve dare anche qualcosa in più, una pazzia, un colore e diciamo pure una locura. Ferretti l'ha capito, dice a Lopez di richiamarlo, suona il telefono di René. Lopez. Chi? Lopez. Che faccio? Rispondo. E poi stacco, fine della terza stagione. Questa chiusura è perfetta, non perché René torni indietro. È ambiguo se lui lo farà o meno, non lo vedi rispondere, ma perché il messaggio è chiuso in maniera definitiva. Boris ha detto tutto quello che doveva dire. La fiction italiana è volutamente brutta. Chi prova a cambiarla viene punito. E anche l'eroe più ostinato alla fine o si arrende o scompare. E René ci ha provato ad arrendersi al sistema, montando questo pilota di Occhi del Cuore 3, soltanto che è stato sommerso per mesi, e quindi forse è stato scoperto troppo tardi per lui, e per cui ha dovuto finire a fare la guardia forestale. Mattia Torre, quando molti anni dopo un giornalista gli chiederà se faranno mai una quarta stagione, risponde con una frase che è già una profezia e dice: e che dobbiamo dire? Cioè, abbiamo già detto tutto, non c'è più niente da aggiungere, il cerchio è chiuso. Nel 2011 però esce il film di Boris, e bisogna dirlo subito, non funziona come dovrebbe. Stavolta il bersaglio satirico non è la fiction, ma il cinema italiano, e in particolare il cinepanettone, la commedia grassa di Natale, il sistema produttivo che prende un libro denuncia come magari La Casta e lo trasforma in Natale con la Casta, con Stanis e Corinna. Il messaggio qui è sovrapponibile a quello della terza stagione. In Italia non si riesce a fare qualità, il sistema fagocita tutto. E sti cazzi! Chiunque ci provi viene risucchiato. Il film di Boris ha al botteghino un flop, ed è un flop per un motivo strutturale preciso. Boris è una serie che presuppone la conoscenza dei suoi personaggi, quindi se non sai chi è Stanis, se non sai chi è Biascica, se non hai mai sentito René urlare dai dai dai, il film, per un pubblico generalista che non ha mai visto la serie di Boris, è un po' incomprensibile, non lo capisce. Come fa ad apprezzarlo? Dai. Infatti al cinema nel 2011 ci saranno andati solo i fan, e per i fan è probabilmente stata una goduria, ma per il grande pubblico chiaramente no. Ci sarebbe arrivato soltanto 9 anni dopo, con Netflix, e così il film che avrebbe dovuto essere la conquista del cinema si rivela quello che era davvero, un prodotto per fan troppo di nicchia per essere mainstream e troppo dispersivo per valere quanto le 3 stagioni precedenti. Questa è una prima crepa, perché il film alla fine non aggiunge niente al discorso, ripete. A testa di merda! Tu te ne puoi andare a fanculo pure subito, hai capito? A farlocco, io te l'ho una craniata, sa? Va bella, va. E uno solo si può togliere dai coglioni. Adesso, tu che vuoi? Che guardi? C'è qualcosa da dire? Io me ne Va a far val dell'acqua cotta di sta ceppa! Va bella, va! Tu che cazzo vuoi? Vuoi far botte? Calmati. No. E quando una serie come Boris, che si fondava sulla capacità di dire cose che nessuno aveva mai detto, comincia a ripetersi, anche solo in tono minore, si capisce che qualcosa non sta più funzionando bene. Nel 2011 però nessuno se ne accorge davvero. Il film viene catalogato più che altro come un appendice supplementare, e tanto basta. E poi per un decennio su Boris cala il silenzio. C'è un intervallo di tempo, quindi 2011-2022, in cui succede pirateria e pandemia. Tra il film e la quarta stagione passano 11 anni, in cui sul piano produttivo possiamo dire non succede niente. Succede più che altro sul piano culturale, ed è in questi 11 anni che Boris cambia di natura senza accorgersene. La prima cosa che succede è che Boris, da prodotto di nicchia, diventa lentamente patrimonio condiviso. Le citazioni si accumulano su Facebook, le clip iniziano a girare sui social, qualche nuova generazione scopre la serie con ritardo, ma la consacrazione vera arriva nel maggio del 2020, in piena pandemia. Netflix ha acquisito i diritti di Boris e le 3 stagioni sbarcano sulla piattaforma. Io me ne vado alla concorrenza. Ma non hai capito un cazzo. Guarda, chiudi gli occhi. Dai, chiudili. Ecco, adesso riaprili. Eccola la concorrenza! È un'esplosione. La generazione che al momento della messa in onda originale aveva, 6 anni, scopre la serie per la prima volta e la cita ovunque. Stanis che dice siamo troppo italiani, Duccio che apre tutto, il pacchetto azionario. Non riesco a vedere i film italiani, capisci Verena, perché sono troppo italiani. Apri tutto. E poi c'ha questa fissazione per questo pacchetto azionario.
Ma che cos'è un pacchetto azionario? È fisicamente un pacchetto, o no? Sì, spacca, sfoga, figlio, spacca tutto. Perfino il Financial Times, in un articolo di quei mesi, racconta come gli italiani chiusi in casa fossero tornati a guardare proprio Boris, un riconoscimento internazionale tardivo per una serie che nel 2007 era passata sotto silenzio. E qui succede un paradosso che è già un pezzo della parabola del declino. Boris diventa popolare proprio quando la serie stessa smetterebbe di avere senso, perché la televisione generalista che Boris attaccava è in crisi. Berlusconi non è più al governo, le fiction stanno perdendo spettatori a favore dello streaming. Quindi il mondo che Boris descriveva non esiste già più, ma questo non importa, perché quello che la nuova generazione ama non è la satira specifica del 2007, ma è il meccanismo umano. No, tu non vuoi niente. Tu stai fermo qui, in silenzio e aspetti ordini, ok? Boris parla di un set, ma tutti quelli che hanno un capo di merda si riconoscono in René. Tutti quelli che hanno visto un collega incapace promosso si possono riconoscere in Lorenzo o in Alessandro. La specificità italiana, come ripete spesso Vendruscolo, diventa paradossalmente universale. Questo perché se sei specifico, sei universale. Se sei generico, non sei niente. Mentre Boris rinasce, però succede una cosa terribile. Il 19 luglio del 2019, poco meno di un anno prima dell'arrivo della serie su Netflix, muore Mattia Torre. Aveva 47 anni e da tempo conviveva con un tumore di cui aveva anche scritto La linea verticale, che è un libro, e poi ci fu anche la serie per Rai Play. È il racconto diretto e ironico della sua malattia. Negli anni Torre era diventato sempre più riconosciuto come una delle voci più acute della scrittura italiana contemporanea. Aveva scritto monologhi teatrali per Valerio Mastrandea, per Aprea, per Geppi Cucciari, aveva firmato Ogni maledetto Natale con Vendruscolo e Ciarrapico nel 2014 e quello fu il suo ultimo film. Figli con Mastrandea e Paola Cortellesi sarebbe poi uscito postumo nel 2020 e avrebbe anche vinto il David di Donatello per la sceneggiatura. E dentro la triade di Boris, Torre era la candela, la scintilla che faceva partire il motore. Le tre teste erano equipollenti, ma Torre era quello che dava la spinta iniziale, il ritmo, la ferocia. E questo ce lo conferma nelle interviste Vendruscolo e Ciarrapico. Loro ormai ragionavano allo stesso modo, erano un'entità a tre teste e quindi perderne una significava non poter più ragionare in quello stesso modo. Nel 2019 poi se ne va anche Roberta Fiorentini, l'attrice che interpretava Itala, la segretaria di edizione raccomandata e ubriacona, uno dei personaggi più amati di tutta la serie. Prima delle riprese di Boris 4, quindi oltre Torre, manca anche lei. Nel 2021 Lorenzo Mieli, lo stesso produttore della Wilder dei tempi di Fox, adesso lavora ad Apartment, chiama Vendruscolo e Ciarrapico per proporre la quarta stagione, sulla scia del boom Netflix. La loro prima risposta è ovviamente no. Non se la sentono di farlo senza Mattia. Solo che questo no dura letteralmente un quarto d'ora, perché nel corso di quella stessa telefonata Lorenzo Mieli gira la proposta da richieste commerciali a omaggio a Mattia. Un po' come a dire: se non lo fate siete degli stronzi. Questa è l'occasione per rendergli un tributo. E quindi i due cedono. Insomma, Vendruscolo racconta che è un po' come se dai sensi di colpa è nata l'arte. E poi c'è un dettaglio in più che vale la pena segnalare, perché spiega in anticipo perché Boris 4, possiamo dire, ha funzionato proprio dove poteva fallire di più. L'idea del personaggio dello sceneggiatore fantasma, quella che permette di tenere viva la presenza di Torre dentro la quarta stagione, non è un'idea di Vendruscolo e Ciarrapico, ma è un'idea di Lorenzo Mieli. È stato il produttore, non gli sceneggiatori, a suggerire questa cosa. Gli disse appunto di usare i personaggi degli sceneggiatori per raccontare questa scomparsa. E senza quel suggerimento forse Boris 4 non si sarebbe fatto. Ma si è fatto e arriva su Disney Plus il 26 ottobre del 2022. 8 episodi, non più 14 come prima. La produzione è Apartment di Lorenzo Mieli. La piattaforma di distribuzione è Disney Plus, che nel frattempo ha assorbito Fox, la stessa rete che aveva prodotto le prime 3 stagioni. Adesso però è assorbita dentro una corporation americana, che è l'esatto opposto di ciò che Fox era ai tempi. Il bersaglio satirico questa volta è la piattaforma di streaming internazionale. René e la sua troupe stanno girando Vita di Gesù, una serie prodotta dalla Snip di Stanis, la So Not Italian Production, insieme alla QQQ di Lopez. Qualità, qualità, qualità. Con i soldi dell''ndrangheta calabrese stanno lavorando letteralmente e viene distribuita da una piattaforma globale. La piattaforma qui viene rappresentata come un'entità fatta di call su Zoom, manager che rispondono dal kayak o dal deserto, un algoritmo invisibile che decide cosa si produce e cosa no. Dai, dai, dai!
Ok. Alessandro, l'ex schiavo, è ora il responsabile italiano della piattaforma. Lo stagista è, possiamo dire, diventato il capo. E il fatto stesso che Boris satireggi la piattaforma che la distribuisce è un livello di assurdità che le prime 3 stagioni non si sarebbero mai potute permettere, forse. Ma tanto la piattaforma alla fine che la prendi per il culo, che gli frega. Hollywood per anni l'ha sempre fatto con tantissimi film. In un'intervista dell'epoca Ciarrapico riassume così l'esperienza con Disney Italia. Disse che è stato facile perché molti venivano dalla vecchia Fox e che con Disney America è stato invece un altro discorso perché non conoscevano Boris e quindi certe cose semplicemente non potevano capirle e accettarle. La frase che poi lui dice e chiude bene il suo ragionamento è questa: il rischio è di produrre cose che si somigliano tutte. Sembra un fast food della creatività. Le premesse di Boris 4 sono quindi buonissime. L'aggiornamento del contesto funziona, la TV generalista non comanda più niente, lo streaming ha preso il suo posto e Boris intercetta questa transizione con precisione. Funziona bene anche la presa in giro dell'inclusività forzata della piattaforma, personaggi inseriti perché l'algoritmo li vuole, quote rosa da rispettare per ottenere il lock, Gesù che deve avere un passato teen omosessuale perché altrimenti la serie non viene approvata. Allora, se Alessandro vi chiede un Giuda feticista, voi scrivete un Giuda feticista. Se vi chiede una Maddalena monca, voi scrivete una Maria Maddalena monca. E c'è anche un'invenzione linguistica che attraversa un po' la stagione, il merdu, il modo in cui la troupe riadatta il politically correct, usando la U al posto della O finale, per non ferire le sensibilità, e quindi creando un linguaggio ridicolo. È meglio se uno dice a merdu. Però se si guarda bene, merdu è già il sintomo di quello che è cambiato. Non è davvero un'invenzione di Boris, ma è la satira di una gag che gira sui social da anni, quindi una battuta collettiva sull'uso dello schwa e dell'asterisco. Boris semplicemente la raccoglie dalla realtà e la mette in sceneggiatura. E questa è una grande mutazione rispetto al primo Boris, perché prima Boris inventava il linguaggio. Io ho gli anni che ho. E poi il mondo lo ha adottato. Adesso sta banalmente facendo il contrario. Ascolta il linguaggio del web e lo riporta in scena. Di fatto, se le prime 3 stagioni, ma anche il film, hanno creato dei tormentoni, Boris 4 al massimo ha lanciato qualche battuta con un po' di potenziale, ma veramente niente di paragonabile alla rivoluzione lessicale delle prime 3 stagioni. Smarmellare, apri tutto, cagna maledetta, basito, sono entrate nei set veri e ci sono rimaste. Ma da Boris 4 invece che cosa è nato? Niente in realtà. La serie semplicemente non genera più, raccoglie, riformula, riadatta, che è un'altra cosa. E c'è poi il problema del villain. Nelle prime 3 stagioni il villain possiamo dire che era il Dottor Cane, una presenza oscura, minacciosa, mai inquadrata in volto, di solito visto di spalle, simbolo del potere occulto della televisione italiana. Nella 4ª stagione la piattaforma è rappresentata da Allison, una manager americana sorridente, una che fa call da luoghi esotici, parla un inglese sempre cortese, non fa paura, ma non fa nemmeno rabbia, fa soltanto sorridere, sì, ok, sta là, fa il suo. E c'è poi il problema del fanservice, perché la 4ª stagione ne è imbottita di riferimenti alle stagioni precedenti. Personaggi secondari che tornano per una comparsata e poi spariscono. Flashback didascalici. Torna Karin, l'attrice verace, torna Tatti Barletta, citato per stagioni e finalmente interpretato da Edoardo Pesce. C'è Nanno Martellone, la figlia di Mazinga, i forestali, ognuno arriva, fa la sua apparizione, strizza l'occhio ai fan e se ne va. Nelle prime 3 stagioni ogni personaggio aveva una funzione dentro la denuncia di un meccanismo, mentre in Boris 4 molti personaggi ne hanno una sola, e cioè ricordarti di Boris, di quello che era prima. Ci sono sottotrame che si aprono e manco si chiudono. Il rappresentante delle comparse calabresi che molesta la nuova saggista Lalla, che in teoria dovrebbe essere la nuova Alessandro, ma resta un personaggio senza direzione chiara. È semplicemente lei che fa qualcosa, ma te lo dimentichi subito. Invece, cavolo, Alessandro, Arianna, quanto sono iconici. E anche il rapporto tra Alessandro e Arianna qui, che dovrebbe essere un minimo conflittuale visto il cambio di ruolo di Alessandro, è semplicemente accennato. Stanis e Corinna che poi si stanno separando, ma non si capisce bene se lo stanno facendo, se non lo vogliono fare, quanto stanno bene insieme. Anche lì è un rapporto un po' buttato al caso. Duccio è diventato cieco, una sottotrama divertente, ma alla fine senza peso drammatico. No, René, non ci vedo, non vedo proprio dagli occhi, capito? Non vedo una mazza. A un certo punto si fa l'operazione e smette di esserlo, anche se però c'è una battuta bella di Duccio che dice a Biascica: mi sa che sono infelice.
Goditela questa infelicità, Biasci. La felicità fa andare più veloce il tempo. La felicità ti avvicina alla morte. Bisogna usarla con cautela. Goditi la tua infelicità. Lentamente. E poi c'è un'assenza che pesa più di tutte, quella di Sergio, il direttore di produzione, interpretato da Alberto Di Stasio. In Boris 4 Sergio è in galera, non sapremo mai perché. E va bene, chi se ne frega, lo vediamo in pochissime scene. L'attore semplicemente non stava bene, ma Sergio era uno dei pilastri emotivi della serie, il volto del cinismo, dell'arte di arrangiarsi, dell'umma-um. Senza di lui tutta la parte sul marcio produttivo italiano finisce sulle spalle di Lopez, che ne assorbe le funzioni. Ma non è la stessa cosa. In mezzo a tutto questo però qualcosa di buono per carità c'è. Il ritorno di Mariano produce forse le scene comiche migliori dell'intera stagione. Lui ora è diventato un divo internazionale, ha lavorato in una serie americana intitolata Pepperoni, dove interpreta un gangster italo-americano la cui unica battuta è proprio quella, Pepperoni. E quando la dice qualcosa esplode, tutto qui. Pepperoni! Certo, è una gag simpatica, però è una delle pochissime cose carine che la stagione offre. Allison, tutto sommato, come personaggio funziona anche. È bello quando c'è la scena del die 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 di René, che in inglese suona come die die die. Significa muori, muori, muori. Ma forse la cosa che riscatta di più questa stagione è il modo in cui gli sceneggiatori scelgono di onorare la memoria di Mattia Torre. Di fatto c'è lo sceneggiatore interpretato da Aprea, che non parla mai con gli altri se non con gli sceneggiatori, dice poche battute e alla fine scopriamo essere una sorta di fantasma. E c'è una battuta bella che Aprea dice quando gli chiedono com'è l'inferno e lui dice: collega, ma com'è l'inferno? Ma guarda, ti dirò, alla fine non è male, è pieno di quarte stagioni. Quel momento dichiara, senza dichiararlo, l'operazione di Boris 4. Lo sceneggiatore, quindi interpretato da Aprea, che nelle prime 3 stagioni era l'alter ego più riconoscibile di Mattia Torre, è adesso morto e continua però a comparire sul set per tutta la 4ª stagione, anche se appunto può essere visto soltanto dai suoi compagni. È un fantasma che dispensa consigli dall'oltretomba e la presenza di Torre che Venturuscolo e Ciarapico hanno scelto di tenere viva dentro la serie. E funziona perché non è retorico, non è celebrativo, non è una abbellimento inutile, è semplicemente lì e i 2 colleghi continuano a parlargli come se ci fosse, perché in fondo per loro continua ad esserci. In questa stagione c'è poi anche il funerale di Itala, che appunto abbiamo detto essere morta davvero, l'attrice, ed è il secondo lutto che Boris 4 si carica sulle spalle. E di fatto capiamo quindi già dalla prima puntata che Boris 4 è una stagione fatta dentro un lutto. Se quindi non riesce a creare nuovi linguaggi, nuovi tormentoni e la comicità non risulta essere così tagliente come le stagioni precedenti, arriviamo a parlare del finale, che è una cosa tanto bella quanto strana, costruita in un modo che merita un discorso a sé. Durante le riprese di Vita di Gesù, René si accorge di una cosa. Tatti Barletta, il vecchio attore citato spesso, sta facendo davvero Giuda. Non lo sta recitando male, non lo sta prendendo sotto gamba, lo sta interpretando bene. E quindi René, che adesso sta capendo che questa Vita di Gesù è l'ennesima trappola, è l'ennesima porcheria che tanto non andrà da nessuna parte, sotto consiglio del suo amico Glauco, capisce che in mezzo a quella merda che sta girando ci può essere qualcosa di vero. E quindi prende questo set di Vita di Gesù, i suoi mezzi della produzione, la sua troupe, le macchine da presa e di nascosto, tramite la seconda unità della serie, inizia a girare un altro film, un film dentro il film. Non più la Vita di Gesù filtrata dall'algoritmo inclusivo della piattaforma e tutte ste minchiate qua, ma gira la storia di Giuda, un Giuda giovane, innamorato di Gesù, che alla fine lo tradisce non per avidità ma per amore, per consegnarlo al suo destino, perché il sacrificio possa compiersi. È un'interpretazione con radici letterarie molto precise. 90 anni prima, George Luis Borges, quello stesso autore di cui Pannofino aveva letto i versi nella Formica Rossa, aveva scritto un racconto, 3 versioni di Giuda, contenuto nella raccolta Finzioni del 1944, in cui sosteneva esattamente questa lettura: Giuda come traditore necessario, santo capovolto, colui che per amore si prende addosso l'infamia per permettere il sacrificio. René quindi sta facendo dentro Vita di Gesù lo stesso gesto teorico che Borges aveva fatto a metà del Novecento, solo che René non lo sa, lo intuisce, e qui chi conosce Boris riconosce anche un'altra cosa. Questa mossa l'abbiamo già vista, è la stessa mossa della Formica Rossa. Ringraziare voglio il divino, labirinto degli effetti e delle cause, per la diversità delle creature che compongono questo singolare universo.
15 anni prima René che usa i mezzi della produzione di merda per girare di nascosto qualcosa di buono. Quindi Boris IV sta riproponendo lo stesso meccanismo narrativo, è una sorta di autocitazione. Però c'è una differenza che cambia tutto, e in quella differenza c'è il senso di tutto René Ferretti come personaggio. Nella prima stagione La Formica Rossa era un segreto privato, un regista che poteva fare arte solo se nessuno la guardava e che dopo averla fatta tornava docile a girare fiction di merda. Nella quarta stagione il meccanismo è un po' lo stesso, ma stavolta René non si accontenta del segreto, stavolta lo regala al mondo, mette il film online senza dire niente alla piattaforma, compie un illecito, si mette contro l'andrangheta che ha finanziato Vita di Gesù e contro la corporation che doveva distribuirlo. Quindi la differenza tra il René del 2007 e il René del 2022 è tutta qui. Il primo si rassegnava a vivere la bellezza in privato, mentre il secondo dice di rischiare tutto per renderla pubblica, perché si è stancato di quel sistema lì. La piattaforma quindi ovviamente scopre questa cosa e lo convoca a New York. E lì c'è la scena forse meno compresa di tutta la stagione, che è anche quella con cui Boris poi si chiude. L'avvocato gli dice che è fottuto, che rischia la galera, e quindi René vuole dire qualcosa prima che prenda una decisione. Inquadratura di Boris, il pesce rosso. Segui la musica, René. Segui la musica. Segui la danza, René. Voce fuori campo, che noi spettatori riconosciamo come quella dello sceneggiatore fantasma, quella di Mattia Torre quindi. Quello che la voce dice è questo: segui la musica René, segui la danza. René quindi dopo quella voce fa l'unica cosa che gli resta. E quindi René davanti agli avvocati della piattaforma mette su What a Feeling di René Cara, la canzone di Flashdance, e comincia a ballare per un minuto da solo e segue i passi che lo spettatore riconosce come quelli iconici del provino di Flashdance del 1983. Gli avvocati restano esterrefatti e alla fine decidono di trovare un accordo. René ha vinto. Questa scena è stata letta in tanti modi, ma a me ne interessa uno solo, perché secondo me tiene insieme tutti i pezzi. Quel segui la musica è la frase più importante di tutta Boris 4 e forse di tutta la serie, perché non dice trova un argomento legale, non dice negozia, non dice fai un discorso motivazionale, dice una cosa irrazionale, e dirla in quel contesto è l'unica cosa razionale possibile. Questo perché René in quel momento è fottuto dal punto di vista della legge, del diritto. Lui ha rubato quel materiale, quindi nessun ragionamento può salvarlo. L'unica via d'uscita è uscire dalla razionalità ed è la locura. Forse abbiamo possibilità di accordo. Esattamente la locura che 12 anni prima, alla fine della terza stagione, gli era stata spiegata da quello stesso personaggio, il guizzo irrazionale che salva un prodotto altrimenti morto. Solo che stavolta René non la subisce, ma la usa contro l'algoritmo, cioè contro la massima espressione della razionalità di mercato. La lezione che 12 anni prima gli aveva fatto perdere, adesso viene applicata nel modo giusto e lo fa vincere. È lo stesso principio capovolto. Io parlo della locura, René. La locura. La pazzia. Che cazzo, René? La cerveza, la tradizione. Oh, merda, come la chiami tu? Ma con una bella spruzzata di pazzia. Però c'è qualcosa di più, ed è questo che rende il finale grande. In una puntata precedente, parlando con la social media manager della piattaforma, René aveva detto quasi per caso che ballare era sempre stata una sua passione segreta. Una cosa che non aveva mai avuto il coraggio di fare, forse per pudore, forse per paura di essere ridicolo, o semplicemente per il dovere di essere un adulto serio. La cosa più bella che ho fatto. Tu volevi cambiare il mondo, eh? Ma se non sei protagonista, come lo cambi il mondo? Quando alla fine quindi balla davanti agli avvocati, sta facendo per la prima volta nella vita una cosa soltanto per se stesso, e lo fa subito dopo aver realizzato la cosa che professionalmente desiderava da sempre, cioè un film vero. Le due cose quindi convergono nello stesso istante: la passione professionale e la passione privata, finalmente realizzate insieme, sotto la spinta di una voce che gli arriva da un'altra dimensione, perché quella voce, se ci pensi, è la più letterale di tutte, è la voce dell'amico morto, ed è la voce dell'autore morto. È Mattia Torre che dentro la finzione indica al suo personaggio l'unica strada possibile, e fuori dalla finzione fa poi lo stesso con la serie intera. Per la prima volta quindi in tutta la sua vita di personaggio, a René Ferretti va bene fino in fondo, non per un finanziamento europeo strappato per caso come fu per La Formica Rossa, non a metà come per Medical Dimension che alla fine era una trappola, ma gli va bene davvero, e gli va bene perché ha smesso di essere ragionevole e ha
seguito se stesso. Stacco, anteprima del film, io Giuda, tutti in sala. C'è René, c'è la troupe, ci sono i 2 sceneggiatori sopravvissuti. Posso? No. No. Sullo schermo parte il film. La voce fuori campo di Tatti Barletta che dice: Quando ero piccolo volevo cambiare il mondo e purtroppo l'ho cambiato. Nero, e sullo schermo appare la foto vera di Mattia Torre, Ciarapico e Vendruscolo, con una scritta. Fine. Questo finale giustifica in maniera retroattiva tutta Boris 4, perché trasforma una quarta stagione imperfetta in qualcosa di diverso da una semplice stagione di una serie comica. Non è una stagione mal riuscita, è un lungo, lento e affettuoso funerale per Mattia Torre. È il tributo che Vendruscolo e Ciarapico dovevano al loro amico e che hanno scelto di dare nell'unico modo che sapevano, scrivendo per un'ultima volta Boris, anche sapendo che non sarebbe stato del tutto Boris. E azione. Buona la prima. Genio, eccellente. Facciamone un'altra. Quindi torniamo alla domanda di partenza. Boris è davvero declinata? E se sì, perché? La risposta è sì, è declinata. Non come prodotto, perché la quarta stagione è ancora una delle cose italiane più riuscite sì del 2022, ma fino ad oggi, vedendo quello che esce, insomma, paragoniamo Boris 4 a tanta altra roba italiana che producono e direi che siamo su 2 livelli separati. Dove però un po' fallisce è sicuramente nel fenomeno. Boris 4 non ha inventato niente di nuovo nel linguaggio italiano, non ha aperto una breccia di discussione politica, come invece aveva fatto la seconda stagione con le elezioni e i sondaggi, o la terza stagione con l'impossibilità della qualità. Quindi non ha cambiato il vocabolario del suo pubblico. Sì, magari ha fatto un po' ridere, ha commosso qualcuno, ha chiuso con un lutto, ma non ha spostato nessun equilibrio. Poi il pubblico non capisce. E questo declino, se si guarda bene, era già scritto dentro l'ascesa, era scritto nella prima stagione antologica, che cercava di dire tutto subito perché temeva di non avere una seconda stagione. Era scritto nella perfezione della terza stagione quando Duccio dice a Lorenzo che i muri erano caduti, oppure quando Aprea spiega che cos'è la locura. Era scritto nel film del 2011 che era già una ripetizione. Era scritto in ogni intervista in cui gli autori dicevano abbiamo già detto tutto. Era scritto perfino nel modo in cui Boris nel decennio successivo è sopravvissuta, come serbatoio di meme, cioè come serie smontata, parcellizzata, riciclata. È una serie diventata meme, è una serie che ha finito di dire e ha cominciato ad essere citata. La siccità che ha colpito la Mauritania minaccia di mettere in ginocchio la popolazione. E che ho detto? Non ho sentito bene! E sti cazzi! Però c'è una cosa più dura da dire, e per dirla bisogna ascoltare gli stessi autori. In un'intervista del 2022, Ciarapico osserva una cosa precisa e dice: Boris è stata accolta come un gioioso liberatutti. Vengono prodotte cose incredibili, dice, che non fanno nemmeno finta di provarci. È un'accusa pesantissima al modo in cui la TV italiana ha digerito la satira di Boris. L'ha trasformata cioè in un alibi. Se Boris ha già detto che la fiction italiana è di merda, allora si può continuare a fare la fiction di merda con la coscienza tranquilla, perché tanto si sa, c'è la satira che ce l'ha detto. Quindi la denuncia, una volta diventata famosa, si è trasformata nell'autorizzazione a continuare. È un destino che capita a molte denunce di successo, e Boris da questo punto di vista è stata fagocitata esattamente dal meccanismo che descriveva. E c'è poi un'ultima ironia che vale la pena citare, forse la più amara di tutte. Molti degli attori che Boris aveva lanciato hanno poi lavorato negli anni, ma hanno lavorato nei prodotti che Boris derideva. Pietro Sermonti, che fa Stanis, che quindi si rifiuta di fare l'italiano, ha passato anni in Un medico in famiglia. Paolo Calabresi, che fa Biascica, è diventato un volto ricorrente di fiction Rai e Mediaset. Massimiliano Bruno, che fa Martellone, oggi dirige commedie commerciali del tipo che Boris avrebbe schifato. Pannofino, il René Ferretti che voleva cambiare la televisione italiana, è il volto di decine di spot pubblicitari. Ma tutto questo non è un tradimento, è esattamente la legge dell'industria che Boris aveva descritto per primo. In Italia, se vuoi lavorare, fai la merda. Anche gli attori che hanno reso leggendaria la serie che denunciava il sistema, alla fine sono stati assorbiti dal sistema. Anzi, alcuni erano già nel sistema ancora prima di Boris e ci sono rimasti dopo, esattamente come Boris aveva previsto. Perché sono troppo italiani. Quindi Boris è una parentesi che si è aperta nel 2007 e si è chiusa per adesso definitivamente nel 2022 e non ha generato
generato eredità. I meme sopravvivono, il lessico è ormai entrato nei set, Pannofino è diventato una star, ma il progetto culturale di Boris, quindi l'idea che l'Italia potesse guardarsi allo specchio e ridere di se stessa con intelligenza, è rimasto un'operazione di 3 persone, una delle quali non c'è più. In un'intervista più recente Ciarrapico ha messo la pietra tombale sull'ipotesi di una quinta stagione. Il finale della quarta, con la dedica a Mattia, è un finale che chiude bene. Una stagione in più rischierebbe di rovinarlo, anche perché che cosa vuoi dire di più se già la quarta stagione ha faticato a dire quello che in teoria voleva dire? Quindi, in altre parole, il punto in cui Boris si è fermata è il punto giusto. Ciarrapico l'ha capito e ha detto basta. Andiamo a casa, no? Quello che resta alla fine è la sensazione che Boris sia stato più di quello che una serie televisiva normalmente è, che sia stato un fenomeno di costume, un'operazione politica, un'invenzione linguistica, un culto generazionale, un atto di denuncia e infine una lettera d'addio. Tutte queste cose insieme, tenute insieme da 3 sceneggiatori che avevano in mano una libertà creativa irripetibile e che l'hanno spesa tutta all'epoca. Quindi, per dirla con Boris stesso, la qualità ci ha rotto il cazzo. Però ogni tanto, per sbaglio, succede. Succede una volta nella storia della televisione italiana e si chiama in questo caso Boris. E adesso che si è conclusa per davvero, non resta che rivederla e sperare che un errore come questo possa prima o poi ricapitare. Dai. Io sono Gabriele e se ti piacciono video analisi di questo tipo ti invito a iscriverti al canale per non perderti le prossime. Se mi lasci un mi piace mi fai capire che hai apprezzato il contenuto e fammi sapere tu cosa ne pensi di Boris. Dimmi qui sotto qual è la tua scena preferita e detto questo io ti saluto.